Ciao a tutte, prima di entrare nel vivo del tutorial in cui vi spiego la realizzazione di questo cappellino, volevo fare una precisazione sul discorso taglia e lo faccio prima in modo che possiate regolarvi nel corso della sua realizzazione. Allora, il cappellino che ho fatto, che è quello che vedete qui nell'inquadratura, è un cappellino che va bene per una bambina di circa 10 anni, 10-12 anni, quindi non è proprio un cappellino da adulta, ma sicuramente va bene per una bambina un po' più cresciuta. Io per quanto riguarda la misura che ho dato nel video mi ero basata su delle tabelle che avevo trovato in rete, ma in realtà poi l'ho provato sulla testa delle mie bambine e queste proporzioni qua fanno sì che sia un po' troppo grande per una bambina di 4 anni, per esempio come le mie, per cui ho fatto due varianti che vi faccio adesso vedere. Allora, il gioco che dovete fare per regolare la taglia del cappellino è questa fascia qua e questa parte qua. Allora, vi faccio vedere quello adatto proprio per una bambina, che è questo qua, in cui vedete manca questa fascia qui, e poi ho ridotto di 2 giri la parte della calotta. Vedete? Anziché fare 3 giri di punto granny, come in questo cappellino qua ne ho fatti 3, qua ne ho fatto uno soltanto, quindi questo è quello che risulta un po' più piccolo. Lo vedete anche, adesso ve lo metto a paragone con quello di misura media invece che ho fatto. Allora, se lo metto a paragone con questo, vedete che già anche a occhio nudo si vede che questo è più piccolino. Vedete? Che rimane un po' più piccolino. E quindi la misura intermedia, quello che va bene, diciamo, per una bambina di circa 5, dal 5 a 8 anni, potrebbe essere questa, in cui ho sempre eliminato la fascia che c'è subito sotto le mattonelle, ho ridotto di 1 i giri di punto granny sulla parte della calotta e l'unica invariante che c'è è quella della fascia, che è fatta sempre con lo stesso criterio, quindi con la stessa esecuzione che vedete all'interno del video. Spero che questa spiegazione sia chiara. Le altre cose che potete fare eventualmente per ridurre la circonferenza del cappellino, comunque per adattarlo a taglie più piccole, è lavorare sulla misura della mattonella e di conseguenza lavorare anche sul numero di punti che ci sono sia sulla parte della falda che sulla parte della calotta. Io spero di essere stata chiara e adesso, senza altri indugi, vi lascio al tutorial e spero che vi divertiate a realizzare questo cappellino in tutte le misure che volete. Grazie e buon lavoro! Ciao a tutti, benvenuti sul canale del Cestino dei Tesori Maya e Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di un cappellino fatto sempre con la tecnica granny. Il modello è sempre il cappellino alla pescatora, ma la differenza rispetto al classico che abbiamo fatto lo scorso anno è quello di utilizzare un decoro che si adatta molto alle più giovani. Quindi ho utilizzato un decoro a margherite. Iniziamo intanto con la presentazione dei materiali, che sono questi cotoni Rainbow, che sono un 100% cotone e hanno 170 metri in 50 grammi. Si lavorano con l'uncinetto, adesso ve lo dico subito, del 2,5 3,5. Io utilizzerò un numero 3, ho utilizzato 4 colori. Allora, il bianco e il giallo, per qualsiasi variante di colore ci vorranno per la realizzazione della margherita. Con gli altri due colori potete giocare come meglio credete. Io ho voluto utilizzare un rosa tenue e un verde acqua tenue perché mi piaceva proprio l'abbinamento. Adesso vi faccio vedere un pochino il lavoro che ho portato avanti. Allora, oltre a questi due, al cotone e all'uncinetto, vi servirà un taglierino e basta, e un ago poi per rientrare le codine laddove ce ne fosse bisogno. Allora, adesso vi faccio vedere subito il lavoro che ho portato avanti. Vedete, ho giocato con i colori semplicemente alternandoli. Ho fatto la margherita centrale, quindi vedremo insieme la realizzazione di questa mattonella con la margherita centrale, e poi ho giocato con i colori alternandoli. Dopodiché riprenderemo la lavorazione così come abbiamo fatto per il cappello taormina, ma lo vedremo insieme in modo che possiate avere comunque come dire, la panoramica di un progetto finito. Allora, inizierei subito col farvi vedere la mattonella margherita. Iniziamo chiaramente con il giallo, che rappresenta il centro della margherita. Prendiamo il nostro cotone e il nostro uncinetto numero 3 e avviamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Rientriamo subito nel cerchio senza fare nessuna catenella e facciamo 1, 2, 3, 4
5, 6, 6, 7 e 8 punti bassi. Dopodiché ci ricongiungiamo alla prima maglia bassa, entriamo in tutte e due le asole e facciamo una maglia bassissima. A questo punto io faccio una catenella di sicurezza, anche se poi si vede un pochino, quindi se volete non fatela, e taglio il filo. Andremo a lavorare su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sulle 8 maglie basse. Prendiamo il filo bianco e facciamo un cappietto sull'uncinetto in questo modo. Ok, dopodiché ci posizioniamo in una qualsiasi delle maglie basse del cerchiolino che abbiamo appena fatto, entriamo e facciamo una maglia bassa e poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Io adesso prenderò la codina e la lavorerò insieme al resto della lavorazione e rientriamo nella stessa maglia, rientriamo nella stessa maglia dopo aver avvolto sull'uncinetto il filo per 2 volte. Quindi facciamo una maglia alta doppia, entriamo nello stesso punto basso e facciamo una maglia alta doppia non chiusa. Rimettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta doppia non chiusa. Lo rifacciamo altre 2 volte. Questa è la quinta maglia alta non chiusa, perché le 4 catenelle sostanzialmente iniziali rappresentano la prima maglia alta doppia non chiusa e le chiudiamo tutte e 5 insieme. E così abbiamo formato il primo petalo della margherita. Adesso facciamo 1, 2 e 3 catenelle e ci spostiamo nel punto successivo. Nel punto successivo rifacciamo esattamente la stessa cosa. Ecco, mi sono dimenticata di passare il filo 2 volte. Ok. Rifacciamo la stessa cosa, quindi abbiamo le nostre 5 maglie alte doppie non chiuse e poi chiuse insieme quando faremo la quinta maglia alta doppia. Uno, 2, 3, 4, ci manca il quinto punto. Due, e chiudiamo tutto insieme così, opla, e abbiamo fatto il secondo petalo. Forse la luce è un po' troppo forte, vediamo se riusciamo, ecco, così forse si vede meglio. Adesso facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Se non avete dimestichezza con la maglia alta doppia, adesso ne facciamo qualcuna insieme. Quindi doppio filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, peschiamo il filo dal retro verso avanti, così lo facciamo passare attraverso la solina, filo sull'uncinetto, sfiliamo 2 asole, filo sull'uncinetto, sfiliamo 2 asole, e questa è la maglia alta doppia non chiusa. Rifacciamo, quindi peschiamo il filo da dietro verso avanti, sull'uncinetto abbiamo 4 asole, le chiudiamo, le chiudiamo 2 per volta, quindi rifacciamo, peschiamo il filo, le chiudiamo 2 per volta, 1 e 2, 1 e 2. In teoria dovremmo fare l'ultimo passaggio per chiudere l'ultima asola, ma dobbiamo lasciarla aperta e quindi non facciamo questo passaggio ulteriore. E siamo a 4 ed è la quinta, questa è la quinta. Quindi a questo punto cosa facciamo? Dopo aver fatto 2 2,
passiamo il filo attraverso tutte le asole e chiudiamo il punto. Adesso io proseguo autonomamente fino alla fine e ci vediamo poi per cominciare a trasformarlo in mattonella. Finito l'ultimo petalo, io faccio le ultime 3 catenelle in questo modo, 1, 2 e 3, vado sulla sommità del primo petalo, faccio una maglia bassissima, poi con una maglia bassissima mi sposto nel primo spazio disponibile, catenella di sicurezza e stacco il filo. Adesso io devo iniziare con il rosa. Adesso prendiamo il rosa, adesso questi due li spostiamo così non ci danno più fastidio e lasciamo soltanto questi. Allora prendiamo il nostro filo rosa e cosa facciamo? Facciamo un cappietto, dopodiché entriamo dentro uno degli spazi del fiore. Allora qua io ho chiuso, questo lo lascio, io inizio 2 prima della chiusura e adesso vedrete perché. Faccio una maglia bassa e 2 catenelle, rientro nello stesso punto lavorando la codina in modo che poi la posso semplicemente tagliare e faccio all'interno dell'archetto 3 maglie alte, 2 catenelle, scusate, e 3 maglie alte, una, 2 e 3, e questo è il primo angolo della mia mattonella granny. Poi nello spazio successivo devo lavorare soltanto 3 maglie alte e questo è il motivo per cui ho iniziato 2 prima, perché così il filo sia quello, la codina iniziale, che questa qua si nasconde sotto 6 punti e quindi non ho più bisogno di lavorarla ulteriormente. Quindi questo è un trucchetto per risparmiare tempo quando poi si devono tagliare e fissare tutti i fili. Sia la codina iniziale che la codina della chiusura del giro precedente io li inglobo sotto 6 punti in modo che posso semplicemente limitarmi a tagliarlo così, in questo modo. Vado avanti e alterno un angolo e un gruppo singolo, un angolo in cui faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Se la velocità del video vi dovesse sembrare troppo alta, cioè quindi della mia lavorazione vi dovesse sembrare troppo alta, il mio consiglio, che ho dato già con successo a diverse amiche, è quello di rallentare l'esecuzione. In questo modo, andando diciamo alla mia velocità, per le esperte diciamo è un vantaggio perché vado più o meno alla loro stessa velocità. Per chi non è esperta comunque ha la possibilità di rallentare l'esecuzione del video in modo da vedere i passaggi molto più lentamente. Ok, e abbiamo finito il primo giro. Quindi abbiamo alternato un angolo a un gruppo di maglie alte singolo. Ecco qua. Ci spostiamo con 3 maglie bassissime all'interno del primo spazio, tagliamo il filo in questo modo, vedete, e abbiamo fatto il primo giro di maglie alte. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa anche con il verdino. Con il verdino andiamo a fare, inizio sempre dall'angolo prima, per chi ha visto gli altri miei tutorial di granny sa che io inizio sempre dall'angolino prima per evitare di fare poi sovrapporre i due fili e creare spessore. Faccio la stessa cosa che ho fatto nel giro precedente, quindi lavoro la codina sotto i miei 6 punti, 1 e 2, e rifaccio esattamente la stessa cosa che ho fatto nel giro precedente, ovvero alternare angoli dove ho l'angolo a maglie, scusate, a gruppi di 3 maglie alte singoli dove ho diciamo lo stacco tra i due gruppi di maglie alte del giro precedente. Come vedete qua non ho fatto catenelle proprio per mantenere la circonferenza un po' più piccolina per la testa di una bimba. E così vado avanti.
Adesso io finisco questo giro e poi il prossimo lo vediamo insieme, perché vi faccio vedere come unire le mattonelle. Finisco, vedete? Questo è già il risultato, vedete che bello anche come dire, il contrasto tra tra il rosellino e il verdino. Ci vediamo dopo. Siamo pronti a lavorare all'ultimo giro. L'ultimo giro è quello un po' più critico, perché poi dobbiamo unirci alla fascia che ho già fatto. L'unione viene fatta sempre nello stesso modo, io lo dico sempre, e partiamo con il cappietto, ci agganciamo all'angolo che precede la chiusura come abbiamo fatto per gli altri giri e facciamo 2 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle, lavoriamo altre 2 maglie alte all'interno dello spazio, dopodiché prendiamo la nostra fascia e ci agganciamo al primo angolo, come lavorando una maglia bassa nell'angolo, così. Forse così si vede un po' meglio, ecco. Lavorando una maglia bassa nell'angolo, una maglia giusta bassa nell'angolo. Adesso torniamo sulla mattonella in lavorazione e andiamo a fare una, 2 e 3 maglie alte, quindi abbiamo completato l'angolo. Adesso passiamo sulla mattonella da lavorare, scusate, quella già finita, e andiamo a fare una maglia bassa, torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo 3 maglie alte, torniamo sulla mattonella lavorata e facciamo una maglia bassa, poi facciamo 3 maglie alte, 2 e 3, una maglia bassa, 3 maglie alte, ancora una maglia bassa nella mattonella già terminata e 3 maglie alte. Questa è la prima metà dell'angolo, poi andiamo nell'angolo e facciamo la maglia bassa, torniamo sull'angolo in lavorazione e facciamo le 3 maglie alte. Adesso lavoriamo separatamente, chiaramente, perché non dobbiamo unire niente, questo è il lato che rimane libero. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e facciamo il mezzo angolo, 1, 2 e 3, e adesso uniamo l'altro pezzettino che è qua, ecco qua, ci mettiamo sempre rovescio contro rovescio e facciamo una maglia bassa nella piastrella già lavorata e torniamo nella piastrella in lavorazione e facciamo l'altro mezzo angolo e così finiamo la piastrella. Quindi facciamo questo, in questo lato facciamo l'unione come abbiamo fatto dall'altra parte, questo lato qua invece lo lavoreremo in maniera separata. Ci vediamo dopo. Rieccomi. La fascia è perfettamente finita, vedete? È tutta finita. Arrivata a questo punto cosa devo fare? Devo fare tutto un giro di punto basso intorno, quindi riparto da dove ho fatto la giuntura e faccio per ogni maglia del giro sottostante faccio una maglia bassa. E una maglia bassa la faccio nella giuntura tra le 2 mattonelle. Così, anzi facciamo così, facciamo una mezza maglia alta, ecco, così è tutta alla stessa altezza, vedete? Adesso prendiamo la codina e la lavoriamo con la maglia bassa
così la nascondiamo. Questo è un trucchetto che io ho escogitato per lavorare il meno possibile le codine, che è una cosa che proprio mi fa perdere la voglia di rimettere mano una volta che ho finito il lavoro. Quindi questo ve lo dico, ve lo confesso candidamente. Per evitare di lavorare le codine io le faccio, vedete che la maggior parte, anzi no, quasi tutte sono dalla stessa parte. Anche se non sono dalla stessa parte, le copro sempre con un giro di punto basso o trovo un escamotage per nasconderle, in modo che poi mi basta fare zic e non me ne devo più preoccupare. Adesso vado avanti, vado ancora avanti, vi faccio vedere semplicemente l'altra giuntura delle due mattonelle e poi proseguo fino alla fine. E diciamo che questa fascia è più o meno terminata. Dovremmo fare poi dall'altra parte, oltre al giro di punto basso che stiamo vedendo, altri 4 giri di punto basso nei colori che scegliamo. Allora, adesso guardate, io sono alla giuntura, metto il filo sull'uncinetto e faccio una mezza maglia alta, così praticamente vedete che rimane tutta alla stessa altezza. Adesso proseguo nella mattonella successiva andando a lavorare, come vi dicevo, punto su punto, ecco, punto su punto fino alla fine del giro. Quindi ci vediamo una volta che avrò finito tutta la fascia. Finita la fascia siamo pronti per iniziare la calotta. Allora, per la calotta facciamo 5 catenelle, iniziamo col cappietto, 1 2 3 4 e 5 catenelle, le chiudiamo come sempre con una maglia bassissima, facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3 e rientriamo nel cerchietto dove andiamo a fare altre 15 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Chiudiamo in cerchio in questo modo, quindi rientriamo nella seconda catenella di avvio e facciamo una maglia bassissima. Ripartiamo da qua e facciamo 1 2 3 e 4 catenelle, facciamo una maglia alta nel punto successivo, quindi sono 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione, nel punto successivo una maglia alta, catenella di separazione e così via per tutte e 16 le maglie alte del giro sottostante. Quindi avremo alla fine di questo giro 16 maglie alte e 16 catenelle di separazione. Io ho iniziato col rosa, ma voi potevate iniziare con qualsiasi colore. Ecco qua, vado avanti, avanti, avanti. Ok, vado avanti ancora. Siamo quasi alla fine. E siamo a 16. Controlliamo per vedere se è vero. 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 e 17. Ecco, ho disfatto il giro, era arrivata a 17 e ho disfatto il giro e sono tornata indietro, adesso sono 16. È importante che siano 16 perché deve corrispondere al numero di catenelle che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la fascia. Quindi adesso io mi sposto con una maglia bassissima all'interno dell'archetto, catenella di sicurezza e stacco il filo.
Cambiamo colore, utilizziamo il verdino. Col verdino facciamo questo lavoro qua. Adesso vi faccio vedere sempre cappietto. Iniziamo sempre un po' prima rispetto a dove abbiamo fatto la chiusura per evitare di fare sovrapporre i fili, e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle nell'archetto di una catenella. Facciamo nello stesso archetto un'altra maglia alta e dopodiché facciamo una maglia alta sulla maglia alta del giro sottostante. Rientriamo nell'archetto successivo dove andiamo a fare una e 2 maglie alte e una maglia alta sulla maglia alta del giro sottostante. Questo si traduce in un giro tutto di punti alti e quindi vi dico già da adesso che questo giro andrà ripetuto esattamente così come lo vedete anche nel giro successivo. Quindi vi faccio vedere un altro paio di passaggi e dopodiché io proseguo autonomamente e ci vediamo quando avrò finito il secondo giro di punti alti. Ricordatevi, una maglia alta sulla maglia alta del giro sottostante, 2 maglie alte nell'archetto. Questo lo posso anche già tagliare. 2 maglie alte nell'archetto, vedete così, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, 2 maglie alte nell'archetto, 1 e 2. Il giro successivo invece, ovviamente, visto che non ci sono archetti, sarà una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante, semplicemente così fino alla fine. Quindi ci vediamo alla fine del secondo giro. Va da sé che potete cambiare i colori a ogni giro oppure a ogni 2 come faccio io, per evitare di fare troppi stacchi. Poi potete cambiarlo ogni giro, potete utilizzare anche il giallo e il bianco. Io ho preferito mantenere un'alternanza di questi 2 colori e lasciare il giallo e il bianco come semplicemente a raffigurare le margherite. Ci vediamo alla fine di questo giro. Mi sono portata un po' avanti e ho fatto il secondo il giro col colore successivo, quindi ho fatto il secondo giro di punto alto e poi ho fatto il passo successivo. Il passo successivo sono su ogni maglia alta del giro precedente una maglia alta, quindi ma ogni 2 maglie alte mettiamo una catenella. Adesso vi faccio vedere. Quindi ho lavorato 2 maglie alte, catenella, lavoro le 2 maglie alte successive, 1 e 2, catenella, lavoro le 2 maglie alte successive, 1 e 2. Il prossimo giro invece, adesso ci uniamo alla terza catenella di avvio e ci spostiamo con le maglie alte all'interno del primo archetto di una catenella. Il prossimo giro si fa così: 1, 2 e 3 catenelle, maglia alta all'interno dello spazio, quindi corrispondono a 2 maglie alte nello spazio, 2 catenelle, 2 maglie alte nello spazio successivo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle. Dal prossimo giro si ritorna a fare il punto granny tradizionale, 3 maglie alte, una catenella di separazione, e questo lo facciamo per 3 giri. L'ultimo giro invece faremo un giro di punto basso, ma poi adesso io lavoro questo giro, i 3 giri di punto granny tradizionale dove non c'è assolutamente nulla da vedere, e ci vediamo poi quando sto per finire il terzo giro per iniziare insieme il giro di punto basso, che è quello che rifinisce poi la calotta. Quindi vado avanti ancora un po' e ci vediamo dopo. Come vi dicevo, finito il giro in cui facevo 2 punti alti e 2 catenelle, sono passata a fare il punto granny tradizionale composto da 3 maglie alte e una catenella. Ne facciamo un paio di passaggi insieme, dopodiché passiamo all'ultimo giro, che è quello del punto basso. Allora, catenella, maglia alta, maglia alta, maglia alta, vedete, nello spazio sottostante, catenella. Ci uniamo al gruppo di 3 maglie alte successivo, facciamo una catenella e iniziamo facendo dei punti bassi. Semplicemente questo giro sarà composto da un punto basso
per ogni punto del giro precedente. Nello spazio di una catenella andremo a realizzare un punto basso. Avremo alla fine di questo giro un totale di 96 punti bassi, che corrispondono a quelli della circonferenza che abbiamo fatto nella calotta con il cotone quando abbiamo rifinito le mattonelle. Adesso vi faccio vedere. Vedete, questo è il giro di punto basso, che poi andrà unito a questo giro di punto basso che abbiamo fatto quando abbiamo finito la fascia. Nel frattempo io ho fatto anche, come vi dicevo, il punto basso, il giro di punto basso sottostante. Uniremo poi la calotta e lavoreremo alla falda del cappello. Ci vediamo dopo. Ecco qua la calotta finita, vedete, con il giro di punto basso tutto intorno. Prima di attaccarla però alla parte superiore, qua sotto andremo a lavorare la falda, quindi la parte che si allarga. Io ho deciso di farla tutta rosa, sia per semplificare, sia perché comunque voglio proprio dare un aspetto molto, tra virgolette, infantile e tenero a questo cappellino, quindi voglio giocare più col rosa. Allora, cosa faccio? Parto facendo una maglia alta, aspettate che ricomincio, ecco, l'avevo stretto un po' troppo. Faccio cappietto, poi faccio una maglia alta, quindi parto con maglia bassa e 2 catenelle che sostituisce la prima maglia alta, poi continuo facendo una maglia alta nel punto successivo, una maglia alta nel punto successivo, poi faccio una catenella, faccio altre 3 maglie alte nei 3 punti successivi, 1, 2 e 3, e poi faccio ancora una catenella. Quindi ogni 3 maglie alte faccio una catenella, quindi questo per ripristinare un pochino il punto granny. Questo giro sarà fatto tutto così. Nel giro successivo lavoreremo un granny tradizionale. Nel giro successivo ancora invece faremo un granny composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Le 2 catenelle ci serviranno poi per fare l'ultimo giro, in cui in ogni spazio di 2 catenelle andremo a lavorare 4 maglie alte separate da una catenella, ma questo lo vediamo più avanti. Io adesso faccio questo giro, lo finisco tutto, faccio il granny tradizionale e ci vediamo poi alla fine del giro in cui farò 3 maglie alte e 2 catenelle per farvi vedere poi come proseguire con il giro con le 4 maglie alte. Vedete? E già questo allarga un po' il giro. Nel giro successivo si allargherà ulteriormente fino ad avere nei 4 giri la larghezza definitiva della falda. Ci vediamo dopo. Vedete, sono andata avanti, ho fatto il giro di punto granny tradizionale, poi sono passata al 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Adesso vi faccio vedere l'ultimo pezzettino, sono 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e finiamo il giro con la maglia bassissima. Ci spostiamo con le maglie bassissime nel primo spazio di 2 catenelle e facciamo 1, 2 e 3 catenelle e poi 1, 2 e 3 maglie alte, che con le 3 catenelle fanno 4 maglie alte. Catenella di separazione, ci spostiamo nel spazio successivo dove andremo a fare 4 maglie alte e così faremo fino alla fine del giro. Finiremo il tutto con un giro di punto basso che io farò in verde stavolta proprio per creare un minimo di contrasto. 2, anzi no, 3 e 4, catenella, rifacciamo 1, 2, 3 e 4
e così vi dicevo fino alla fine del giro. L'ultimo giro lo faremo con il punto basso e io lo farò in verde. Dopodiché l'ultimo passaggio che ci resta da fare è quello di attaccare la calotta, ma lo vediamo dopo. Intanto vi faccio vedere il risultato. 2, 3 e 4, vi faccio vedere il risultato. Vedete? Questo è l'effetto che stiamo andando a ottenere. Una volta messa la calotta, poi il cappellino sarà ancora più completo e quindi lo vedremo nella sua, diciamo, interezza. Intanto proseguo, ci vediamo dopo. Ecco qua, io ho terminato la parte sotto, come vi dicevo, ho bordato la falda con il verde acqua e adesso dobbiamo passare alla parte più delicata del lavoro, che è quella del montaggio della calotta. Dobbiamo prendere la calotta e unirla alla fascia, alla parte superiore della fascia con dei punti bassissimi e adesso vi faccio vedere come. Se avete fatto i conti giusti, avete lavorato correttamente, dovreste avere lo stesso numero di punti sia sulla fascia che sulla calotta. Quindi non ci resta che prendere il filo. Io prendo un colore contrastante, in questo caso il bianco scelto, faccio un cappietto non troppo stretto perché adesso poi ci devo far passare la maglia bassissima e prendo la parte più esterna del punto basso, non so se si vede bene, quindi in questa parte qua prendo la parte più esterna e anche dall'altra mettendo i due pezzi rovescio contro rovescio, quindi entro con l'uncinetto nell'asola più esterna della fascia ed esco sempre dall'asola più esterna della parte della calotta e questo primo punto è un po' ostico, l'ho lasciato morbido apposta e comincio a unire le due parti con dei punti bassissimi. Guardate, entro in tutte e due le asole e faccio passare il filo senza fare nessuna gettata sull'uncinetto, in questo modo. Ne facciamo un po' insieme così vi faccio vedere anche l'effetto. Dobbiamo fare delle maglie bassissime, è come se fosse una sorta di cucitura che però la facciamo con l'uncinetto. In questo modo, così. Vedete? Prendo le asole più esterne, ho messo i due pezzi rovescio contro rovescio e cucio la parte, diciamo, centrale del cappello con la sua calotta. Facciamo ancora un paio. Vedete, è appunto bassissimo, non facciamo nessuna gettata di filo sull'uncinetto e questo è il risultato che otteniamo. Questa è la cucitura che viene fuori. Come vedete io ho utilizzato un filato di colore contrastante in modo che crei un ulteriore effetto decorativo. Adesso il lavoro è tutto così fino alla fine, quindi io direi proseguo autonomamente e poi ci vediamo alla fine per vedere il pezzo finito. E questo è il risultato, questo è il cappellino finito. È bellissimo, delicatissimo, dai colori veramente molto teneri, adatto alle nostre principesse, quindi direi che l'esperimento è riuscito. Questo cappellino mi piace veramente tantissimo e penso che lo farò in tanti colori, sia per le mie bambine sia anche da regalare. Come vi dicevo, la circonferenza è di 48 cm. Tenete conto che il lavoro all'uncinetto è abbastanza elastico, quindi comunque diciamo che io lo indicherei come taglia per bambine dai 4 ai 10 anni, 10-11 anni, poi insomma dipende un po' anche dalla circonferenza della testa, però vedete, indossandolo sicuramente comunque un po' di gioco lo fa, quindi poi appunto lo proverete e vedrete come calza, comunque dovrebbe coprire diversi anni. Allora, il progetto è terminato, spero come sempre che vi sia piaciuto, che vi aiuti, diciamo, a stimolare la vostra creatività e che abbiate desiderio di realizzarlo, e se avete voglia potete condividere con me sia il fatto che l'avete realizzato, sia anche eventualmente le foto contattandomi sui miei social che trovate qui nell'info box.
Intanto, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fin qua. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare la campanella. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un messaggio e un like, condividete il video e comunque tornate a trovarmi per i prossimi progetti, che sono tanti e tutti molto sfiziosi. Vi ringrazio ancora e vi auguro come sempre buon lavoro e buon divertimento.